Eccoci dunque al secondo episodio della serie sull'alimentazione con la dottoressa Francesca Milani, nutrizionista del Living Lab Toscana Progetto Fest. La scorsa volta abbiamo parlato di come comporre un pasto sano, equilibrato e gustoso per tutta la famiglia, attraverso il metodo del piatto sano. Oggi vediamo come possiamo iniziare bene la giornata creando una colazione nutriente, sana ed equilibrata, attraverso un altro metodo che chiameremo il metodo delle 4 scatoline. Questo metodo che ci sta proprio a cuore lo abbiamo creato all'interno del Living Lab toscano per facilitare gli studenti coinvolti nel nostro progetto e preparare le loro colazioni. Ecco, questa cosa è molto stimolante. A colazione io, per esempio, come molte altre persone, consumo quasi tutti i giorni una tazza di latte con dei biscotti, ma poi poco dopo sento di nuovo fame. Ci puoi spiegare il perché di questa sensazione e soprattutto le peculiarità di questo metodo a cui accennavi prima? Latte e biscotti è proprio fra le colazioni più comunemente consumate, ma come hai potuto direttamente sperimentare, questo tipo di colazione genera spesso una sensazione di fame poco dopo averla finita. Riprendendo la metafora allora della macchinina e della benzina di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, è come se avessi fatto il pieno con una benzina non ottimale per affrontare il viaggio dell'intera giornata. Per comporre in modo equilibrato e saziante la nostra colazione, immaginiamo allora di dover riempire 4 scatoline, ognuna con un alimento diverso. La prima la riempiamo con una fonte di proteine, ad esempio latte o yogurt o ricotta. La seconda invece con una fonte di carboidrati complessi, meglio se integrali, come pane o fette biscottate o fiocchi d'avena. La terza con una fonte di carboidrati semplici, come frutta fresca, marmellata o miele. Ed infine l'ultima scatolina con una fonte di grassi, come della frutta secca intera o in crema 100%, cioccolato fondente o burro o semi oleosi. Guardando quindi la colazione con latte e biscotti attraverso queste 4 scatoline, non riusciamo a riempire in modo omogeneo le 4 scatoline, ma avremo un importante sbilanciamento sui carboidrati semplici e sui grassi. Vediamo quindi come gradualmente possiamo migliorare questa colazione. All'inizio potremmo provare ad aggiungere un frutto fresco che occuperebbe la scatolina dei carboidrati semplici. Poi potremmo passare alla sostituzione dei biscotti con dei fiocchi d'avena, con cui potremmo fare un buonissimo porridge aggiungendo del latte che rappresenterà la mia fonte di proteine. Infine, aggiungendo del cioccolato fondente, riempiremo anche la scatolina dei grassi. Ed ecco qua che una colazione con solo latte e biscotti siamo passati ad un gustoso, bilanciato e nutriente porridge con frutta fresca e cioccolato. Oppure un altro esempio di una colazione gustosa, sana e veloce potrebbe essere pane con crema spalmabile di mandorle 100%, con sopra dei pezzettini di banana e una bella tazza di latte. In pratica, in questa maniera è possibile mangiare di più e con più gusto. Al mattino però tutti noi siamo un po' di corsa e quindi il mio dubbio riguarda semmai il tempo che occorre per preparare una colazione di questo tipo. È una giusta osservazione che può essere superata organizzando e pianificando il pasto in modo da ottimizzare i tempi a nostra disposizione. Considera che il porridge possiamo prepararlo anche a freddo la sera precedente la colazione. Basta riporre in frigo i fiocchi d'avena ricoperti di latte la sera e la mattina guarnire con dei pezzetti di frutta fresca di stagione e della granella di mandorle o noci, così da riempire in modo equilibrato tutte le scatoline. Benissimo, a questo punto, col metodo del piatto sano per pranzo e cena e per quello delle 4 scatoline per la colazione, dovremmo aver coperto tutti i pasti della giornata. È così, Francesca? In realtà no, mancano gli spuntini, piccoli pasti molto importanti che ci permettono di ricaricare le nostre energie, variare la nostra alimentazione e arrivare ai pasti principali con la giusta fame, scongiurando così un'eventuale abbuffata. Spesso gli spuntini più consumati sono alimenti confezionati e ultraprocessati, come patatine e junk food sia dolce che salato. Il problema di questi spuntini è che hanno un'elevata densità calorica e sono sbilanciati in nutrienti, quindi anche in questo caso dopo poco ritorna a farsi sentire il senso di fame. Quali potrebbero essere alcune idee per spuntini più sani? Ad esempio potremmo optare per della frutta fresca, della frutta secca, dello yogurt, dei legumi tostati o anche un piccolo panino con hummus di ceci.
In questo modo, oltre a variare e a rendere più gustosa la nostra alimentazione, riusciremo anche a raggiungere la quantità raccomandata dalle linee guida per legumi, frutta fresca e secca.